Ecco, diamo un'occhiata alla pagina applicazioni, divisa in due sezioni. La parte in alto ci saranno le applicazioni che abbiamo selezionato affinché vengano vocalizzate le loro notifiche, e nella parte in basso tutte le altre applicazioni che vogliamo selezionare. Per selezionarle è molto semplice: si trova l'applicazione che vogliamo selezionare alla parte di sotto, si preme sul pulsante selettore sulla destra e, come vedete, è comparsa in alto. Per deselezionarla è sufficiente fare la stessa cosa e comparirà di nuovo nella parte di sotto. Ecco, qui sopra quindi abbiamo le app che ho selezionato. Come vedete, io ne ho selezionate tantissime. Ecco, parte in alto, il tasto con la X vi permette di ripristinare solo le app di default, quindi WhatsApp e Gmail ad esempio. Il tasto col punto interrogativo vi permette di vedere questo video, punta questo video. Dopodiché in basso questo tasto qua è quello che rinfresca le applicazioni. Dovete farlo girare ad esempio quando installate una nuova applicazione, altrimenti non la vedrete. Ecco come vengono riordinate: per nome di applicazione, quindi la parte inerente in alto. Se schiacciate il secondo tasto avete la possibilità di vedere, farsi switchare fra nome applicazione e pacchetto. Nome del pacchetto, quindi il nome in basso, piccolino. Ok, torniamo alla vecchia rappresentazione. Infine qui avete la possibilità di aggiungere delle app nascoste, quindi app che non compaiono. Se ne sapete però il nome del package, potete farle comparire. Il nome del package, ricordo, non il nome dell'applicazione. Ok, adesso passiamo a illustrare la dialog di dettaglio, molto importante. Ecco, prima della dialog di dettaglio vediamo che sotto il selettore ci sono tre simbolini: la campanellina, che è relativa alla opzione di cancellazione delle notifiche, e i due simbolini che stanno rispettivamente per la conferma di lettura e la risposta diretta, che poi sono questi due qua, ecco, che vedete. Ecco, andiamo un attimo su WhatsApp, dove sono attive. Ecco, conferma di lettura e risposta diretta li dovete selezionare voi, e scusate, funzionano solo se quando è stata, diciamo, attivata anche la relativa opzione generale. Ecco, quindi una volta che attiva l'opzione generale e avete anche questa attiva, per quella determinata app, la conferma di lettura e risposta diretta funzioneranno. È fatto così, è molto importante che sia così, perché solo poche app gli si può applicare la risposta diretta, ed è bene che la conferma di lettura la possiate applicare solo su quelle che vi interessa, in maniera tale quindi di dare sì la possibilità di uno switch generale, ma che poi sia selezionabile su ciascuna app. Quindi ricordate sempre, se volete la conferma di lettura o la risposta diretta, dovete selezionarla in due parti: nel generale e nelle particolari app, una per una, quella che intendete selezionare. Bene, torniamo qua. Velocemente cancella la notifica. Vi consiglio di attivarla, però dipende da voi. L'app viene aperta quando arriva una notifica, opzione interessante. Questa è un'opzione che spiego nel mio video A1 relativa al workaround che mi sono inventato eh, per avere l'avviso di chiamata da Android 9 in su, dove Google ha disabilitato i permessi. Per la lettura risposta diretta l'abbiamo parlato adesso. Concatena messaggi è da abbinare di nuovo per singola app alla opzione di concatenamento dei messaggi vicini, che attiva solo se c'è un numero ovviamente diverso da 0. Qui torniamo a noi. Ecco, salta i messaggi a cui non si può rispondere. È un default che però in certi casi, certe applicazioni, per esempio mi pare in Telegram, ma su certe particolari versioni, è bene avere disabilitato, se no non vi reciterà alcuni messaggi a cui non si può rispondere. I filtri importanti: è possibile escludere dei messaggi che contengono nella parte dell'header, insomma nel titolo in alto, dei particolari contenuti, più di uno. Potete mettere delle parole, delle frasi, delle ispezioni di parole, eccetera eccetera. Se troverà quella particolare parola, frase, escluderà
nell'header o nel contenuto, escluderà quel particolare messaggio. È possibile, normalmente è sensibile alle maiuscole e minuscole, case sensitive, se no potete levarle, potete escludere le notifiche con tutti i campi vuoti eventualmente. Ecco. Filtro di inclusione funziona al contrario, quindi includerà solo i messaggi che hanno quel contenuto, quel particolare contenuto nell'header o nella parte contenuto. Bene, Wording Tone vi dà la possibilità di personalizzare per quella determinata applicazione il tono di notifica, quindi potete avere un tono di notifica diverso per ciascuna app. Ecco, questa parte qua rossa è importante ed è quella che vi permette di personalizzare completamente il messaggio, quindi cosa far vedere nella parte alta del messaggio nella pagina notifiche e cosa fa vedere nella parte in basso della notifica stessa. Ecco. Infine, cosa vocalizzerà? Quindi per esempio in questo caso, nel caso di WhatsApp, dirà WhatsApp vTitle vObject. Ecco, cosa sono vTitle e vObject? Sono questi contenuti qua che potete vedere. Ecco. Ogni singolo tasto ha un particolare significato, non è che mi sia divertita a metterli, è perché effettivamente il sistema notifiche utilizza tutti questi campi, è molto complesso anche per questo. Package contiene normalmente il nome del pacchetto dell'app che ha mandato la notifica. Title contiene diciamo in genere normalmente l'address, cioè chi è che ha inviato il messaggio. Ticker contiene la totalità del messaggio, quella che scorre in alto. Object contiene l'oggetto del messaggio, il messaggio stesso per WhatsApp, ad esempio il titolo della mail. Text contiene il corpo della mail normalmente. VTitle e VObject sono title, rispettivamente title e object nel caso di WhatsApp e anche Telegram, che hanno un metodo tutto loro di gestire title e object, e mi sono fatto un mazzo notevole per riuscire a farlo funzionare. Ecco, quindi una volta detto questo, voi vi potete, diciamo, personalizzare il messaggio come volete. Ricordate che vi do la possibilità chiaramente di inserirlo dai tasti per non starvi a far mettere le parentesi graffe, ma le parentesi graffe sono fondamentali. Nel caso che abbiate fatto dei paciughi, potete poi schiacciare il tasto ripristina configurazione originale per tornare a quella di default. Ok.